Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto di calciomercato in casa Napoli. Ovviamente situazione Lucca Castellanos, possibile scambio con la Lazio, c'è un Dobbik anche nelle retrovie che potrebbe inserirsi, Marianucci conteso tra Torino e Cremonese e il punto infortuni e rientri. Quando torna chissà Lukaku, quando lo rivedremo in campo? Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, o se avete un hype disponibile anche l'hype fa piacere al sottoscritto e dà come sempre una mano all'algoritmo. Partiamo secondo me da una delle trattative che diciamo inizierà il mercato del Napoli per quanto riguarda gennaio, ovvero Luca Marianucci. Il futuro di Luca Marianucci animerà il calciomercato del Napoli. Sul difensore azzurro si sono mosse Torino e Cremonese. I Granata fanno leva sul prestigio del club e sulla possibilità di un ruolo da titolare con Marco Baroni, ma la distanza resta sulla formula. Gianluca Petrachi, il direttore sportivo, chiede il diritto di riscatto, opzione che il Napoli non gradisce. De Laurentiis e Giovanni Manna aprono invece al prestito secco, soluzione accettata dalla Cremonese del cavalier Giovanni Arvedi, ma il Torino non molla. Quindi bisogna trovare la quadra sulla formula, però c'è già una Cremonese che avrebbe già accettato il prestito secco, quindi ecco perché dico sarà una delle prime trattative che il Napoli forse porterà a termine ad inizio calciomercato a gennaio. Vedremo come andrà a finire, anche perché se facciamo un attimo il punto della situazione e resti a 3 dietro con Di Lorenzo battezzato comunque tra i centrali, Juan Jesus sta giocando e anche in maniera impeccabile, buongiorno ce l'hai, Beuke ma comunque non è che ha avuto un infortunio gravissimo e quindi disponibile. Diciamo che c'è affollamento per quanto riguarda la linea di difesa e Marianucci potrebbe non vedere il campo, quindi per diciamo continuità di prestazioni devi comunque cambiare area. Vedremo poi come andrà a finire per quanto riguarda il nostro difensore preso poi diciamo quest'estate. Non è che abbiamo Marianucci da tantissimo tempo. Situazione attaccante, poi arriviamo all'eventuale rientro di Anghissà, anche perché Lukaku va, diciamo che va commentato in questa situazione attaccante di mercato. Scambio Lucca Castellanos, è possibile? Non è possibile? Perché il Napoli rimpiazza Lucca, se parte ovviamente avendo Lukaku disponibile? Perché praticamente la situazione Lukaku forse o è stata battezzata dalla stampa in questo caso, diciamo troppo rapida, è arrivata Lukaku, può giocare eccetera, e quindi il Napoli si vuole cautelare con un'altra punta perché il rientro di Lukaku potrebbe slittare un tantino. Detto questo, mi rifaccio alle parole di Paolo Del Genio. Nel caso il Napoli ovviamente va Piazza Lucca con tutti i paletti eccetera del mercato che abbiamo già analizzato ieri in live e in altri contenuti, e vai su un altro attaccante, e allora, così come detto da Del Genio, mi preoccupo per le condizioni di Lukaku, perché diciamo vuol dire che non rivedi l'attaccante del Napoli a breve in campo, ma ci vuole un altro mesetto e più per rivederlo almeno diciamo in un 11 titolare schierato dal primo minuto. E quindi scambio Lucca Castellanos, magari dico io domani, l'abbiamo anche detto ieri in live, a me non è che fa impazzire l'attaccante della Lazio, però stando alle ultime da Roma la Lazio dovrà fare delle cessioni e Castellanos è nell'elenco dei partenti. Non è un giocatore che piace a Sarri, a gennaio può essere un'occasione per fare plusvalenza eccetera. La Lazio sta cercando di proporlo a qualche squadra anche in Inghilterra. Lucca, la Lazio alla fine penso che un attaccante lo farà. Su Lucca però non c'è nulla di concreto, anche perché cosa vai a comprare? C'è il punto di piazzare Lucca. La difficoltà nel piazzare Lucca anche in prestito sono le non prestazioni, i numeri che non esistono. Ovviamente devi rifarti a ciò che hai fatto a Udine, però le chance dal punto di vista del minutaggio a Napoli le hai avute, e quindi credo che sia una situazione molto ma molto complicata. Nella domanda che hanno fatto a Giovanni Manna, ovviamente durante la partita, prima della partita ovviamente contro la Cremonese, c'era anche un no a Lang da poter mettere sul mercato. Io
non sto dicendo con questo vendiamo Noah Lang domani, anche perché sono stato molto chiaro ieri sera durante la live. Comunque dal punto di vista tattico è un calciatore che si deve ancora abituare del tutto in primis. Poi se dal punto di vista offensivo, perché quella frizzantezza che aveva, alla quale poi ci ha abituato al PSV, non l'abbiamo ancora vista, ed è una situazione da bocciare, ecco, e metterlo sul mercato a gennaio. Saprà il Napoli cosa fare, però dal punto di vista del cedere qualcuno avrebbe sicuramente più mercato un Noah Lang a gennaio che un Lucca, che secondo me diventa una situazione molto ma molto complicata, al di là del riscatto. Parlo proprio delle qualità tecniche del calciatore, anche perché si parla di questo scambio con la Lazio, ma voi ce lo vedete a Sarri che vuole Lucca? Io non lo so che cosa ne potrebbe fare, diciamo, Sarri di Lucca, ma poi può darsi anche che mi sbaglio io, e ovviamente si fa l'operazione e noi siamo super contenti, perché per caratteristiche, se Castellanos comunque non dovesse piacere più di tanto, io sono praticamente consapevole che per ciò che deve fare, per ciò che gli viene richiesto anche a Oilund, Castellanos comunque, diciamo che dal punto di vista del servire il compagno, far salire la squadra, spalle alla porta, lo può fare tranquillamente da secondo o terzo, in questo caso dopo Lukaku, messo in panchina e all'evenienza, schierato per, diciamo, far respirare il Napoli, o nel caso di una partita che si è messa bene e la tieni in cassaforte, fai respirare la punta, lo cambi prima, potendoti fidare, perché quello è tutto lì, potendoti fidare dell'attaccante che fai entrare. Conte non si fida più di Lucca sicuramente, di Noah Lang secondo me ci vorrà un altro poco, ma se non incidi dal punto di vista offensivo, perché a livello di chiusure difensive l'ha capita la situazione, è quella fase ovviamente per andare ad aiutare il Napoli in copertura, però dal punto di vista offensivo stanno mancando le giocate, il creare la superiorità numerica. Molte volte non viene servito, così come abbiamo anche visto qualcuno tra i commenti ieri in live, ma quello il movimento lo fa, ma molte volte non viene servito. Sono assolutamente d'accordo, però se il Napoli dovesse decidere di metterlo sul mercato, ovviamente saprà il fatto suo anche dal punto di vista tecnico-tattico, perché può darsi pure che possiamo inserire quel centrocampista in più e metterti a 3-5-2, togliendo uno dalla tre quarti ovviamente a sinistra, e quindi schierando un Neres dietro la punta e quant'altro. Detto questo, il rientro di Anghissà, e andiamo in chiusura, potrebbe tornare per il 20 di gennaio in campo, però c'è da andare con cautela, perché queste sono le situazioni che ci fa sapere la stampa, così come la stampa ci aveva fatto sapere che Lukaku andava anche a giocarla la Supercoppa, ma noi sapevamo benissimo, così come Conte ci aveva poi diciamo delucidato in conferenza stampa. Sappiate che non ha nemmeno un minuto nelle gambe, non è assolutamente una situazione percorribile e quant'altro. Anch'issa potrebbe rientrare per il 20 o giù di lì di gennaio, forse partendo dalla panchina e subentrando. Tanto è vero che ci dicono proprio questo. Allora, dal punto di vista dell'ex Fulham, è quasi pronto per lottare assieme al Napoli, se ne sta da un cinquantino di giorni ad imprecare alla Luna, ha scelto di soffrire silenziosamente, di lasciarsi curare amorevolmente a Castelvolturno, perché è incazzato, almeno per quello che ci dice la notizia, per riempire i titoloni per quanto riguarda la mancata, diciamo, convocazione per infortunio alla Coppa d'Africa. Ne salterà ancora qualcuna, forse 5, ma c'è chi sogna 3, e comunque sta per guardare dritto negli occhi Antonio Conte e dirgli: eccomi, faccia di me quello che vuole. Noi lo aspettiamo come il pane a Zambo, perché non dimentichiamo dove stiamo adesso e come ci siamo arrivati, anche con i gol e le prestazioni del nostro Frank Zambo Anghissà. Ricomincerà a correre più probabile il 20 gennaio piuttosto che il 14 contro il Parma, per rivederlo in campo. Quindi la partita contro il Copenaghen in Champions potrebbe essere un match per rivedere il nostro Zambo Anghissà, e saremo anche con 20 giorni di mercato sulle spalle, quindi capiremo anche la situazione attaccante, dove andrà a finire nel caso, diciamo, che il 20 gennaio il Napoli
fosse riuscito a piazzare, ecco, il nostro Lucca, e allora saremo ancora più contenti. Ma noi commenteremo il tutto e seguiremo tutte le notizie di mercato. Ovviamente, se vi siete iscritti, attivate la campanellina, ecco perché ve lo dico, così restate aggiornati cronologicamente, non vi perdete alcun movimento. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.